Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Il Busino di Anna. Oggi il nostro progetto è questo, la borsa masina. Apro una piccola parentesi. Chi mi segue già, chi è iscritto al mio canale, chi mi segue sui social, sa che ad ogni mio progetto il nome è tipicamente siciliano. Questa si chiama masina, ogni mia creazione è chiamata in dialetto, un nome dialettale siciliano in onore della mia terra, la Sicilia. Anche il mio canale, alcuni di voi me l'hanno chiesto, ma il busino, cosa significa busino? Busino significa uncinetto, detto molto anticamente. Mia nonna lo chiamava così, anziché uncinetto, diceva busino. Ed ecco da dove nasce il mio nome della pagina di YouTube, di tutti i miei social, si chiama Il Busino di Anna. Ok, questa borsa è fatta in nastrino tie, molto semplice, delicata, facile. Ho fatto questo bordo in rafia metallizzata, ha una chiusura a calamita, non è grandissima ma neanche piccolina, c'entrano telefono, portafoglio, rossetto, si può portare a busta così. Infatti abbiamo fatto questi manici proprio per essere una busta. Per chi vuole può mettere anche una tracollina piccola, una catenina piccolina. Ok, adesso passiamo al video tutorial per vedere gli strumenti e i materiali che ci occorrono per realizzarla. Ma prima di passarci, al solito vi raccomando di iscrivervi al mio canale, perché a me serve tanto la vostra iscrizione, il vostro commento, il like. Azionate la campanella delle notifiche, così ogni qualvolta io pubblicherò un video vi arriverà la notifica. Ok, passiamo adesso agli strumenti e ai materiali. Eccoci qua con gli strumenti e i materiali che ci occorrono per realizzare la nostra borsetta masina. Ci occorre del nastrino tie, che è un filato molto morbido e sottile, morbidissimo, e spesso 5 mm, e ce ne occorrono un 200 grammi. Un po' di raffia per fare il bordo, quindi ce ne servirà pochissimo per fare il bordo della borsetta, e raffia metallizzata. Ci occorre un uncinetto 4,5 mm, un ago per andare a nascondere i nostri eccessi, i marcapunti, una chiusura con calamita, due moschettoni, la catenella per chi la vuole mettere e la mia etichettina Il Busino di Anna. Ok, passiamo al video tutorial. Iniziamo lasciando un pochino, un metro circa di filato, così, e iniziamo facendo un nodino e tiriamo. Facciamo 38 catenelle. Fatte le 38 catenelle, giriamo il lavoro e lavoriamo sul retro della catenella, così. Saltiamo la prima, che è questa, e lavoriamo la seconda. Entriamo l'uncinetto nel punto e facciamo il nostro primo punto basso, così, e su ogni punto che abbiamo facciamo un punto basso per tutta la riga, quindi saranno 37 punti bassi. Sono quasi a fine riga, mi manca l'ultimo punto che facciamo assieme. Facciamo l'ultimo punto basso. Ok, adesso facciamo una catenella per girare e giriamo il lavoro. Questa è la catenella e lavoriamo sul primo punto, che è questo, e lavoriamo solo la metà del punto, così, in costa al retro. Facciamo un punto basso in questo modo.
Adesso che si è formato il primo punto basso, come vedete, lavoriamo solo la metà del punto, questa qua. Entriamo dentro il punto, così in questo modo, e andiamo nel punto del giro sottostante e lavoriamo in costa, così. Peschiamo il filo e lo portiamo fuori. Abbiamo 3 asole sull'uncinetto e le usciamo tutte assieme in questo modo. Adesso qui ci sono 3 punti e lavoriamo solo il primo. Entriamo e andiamo nel prossimo punto, sempre in costa. Peschiamo il filo e lo portiamo fuori. Abbiamo 3 asole sull'uncinetto e le usciamo assieme. Sempre abbiamo 3 punti ed entriamo nel primo, entriamo nel punto sottostante, sempre in costa, peschiamo il filo, lo portiamo fuori, cerchiamo di avere il filo sempre piatto sull'uncinetto, così in questo modo, e le usciamo tutte e 3 assieme, vedete? Entriamo nel primo punto, nel punto del giro sotto precedente, agganciamo il filo e lo portiamo fuori. Abbiamo 3 asole e le usciamo assieme e lavoreremo sempre la stessa ripetizione. Entriamo in costa retro, peschiamo, portiamo fuori, allunghiamo un po', lavoriamo morbidi e le usciamo assieme. Entriamo, costa retro, 3 asole e le usciamo assieme. E faremo sempre la stessa ripetizione su ogni punto. Sono quasi a fine riga, facciamo gli ultimi 2 punti. Facciamo una catenella e giriamo il lavoro da questo lato, saltiamo la catenella e lavoriamo il primo punto e inizieremo sempre con il punto basso. Ogni inizio riga inizia con un punto basso e nel punto basso prendiamo solo la solina da questo lato, entriamo nel punto in costa retro e facciamo sempre la stessa ripetizione, le 3 asole sull'uncinetto, usciamole tutte assieme, prendiamo il primo punto ed entriamo nel punto della riga sottostante, 3 asole sull'uncinetto e le usciamo assieme. Entriamo nel primo punto, nel punto sottostante, in costa, il filato deve essere sempre piatto e le usciamo assieme. Entriamo, così per tutta la riga. Sono a fine terzo giro, facciamo l'ultimo punto e una catenella. Abbiamo fatto 3 giri, il primo giro di punti bassi e gli altri 2 sono punto spina di pesce. Vedete, il risultato è questo. Ora dobbiamo alzare il corpo borsa e dobbiamo fare in totale, compreso il primo giro, dobbiamo fare 25 giri.
Ricordatevi che all'inizio giro si inizia con il punto basso e a fine giro ci vuole la catenella per girare. Quindi ci vediamo al 25esimo giro, così poi vediamo come continuare. Sono alla fine del 25esimo giro, facciamo una catenella e giriamo il lavoro. Adesso su ogni punto saltiamo la catenella e lavoriamo sempre in costa. Per tutto il giro faremo dei punti bassi, su tutti i punti un punto basso. Adesso facciamo una catenella e allunghiamo il filo e pieghiamo in due il nostro pannello in questo modo. Adesso dobbiamo andare a chiudere i laterali e facciamo così. Questo è piegato in due, andiamo nel primo lato, che è questo, andiamo nel primo punto che abbiamo qui, questo è il primo punto, andiamo nell'asola che abbiamo lasciato a fine lavoro e tiriamo fuori e facciamo una catenella. Adesso dobbiamo prendere il punto che abbiamo da questo lato e il punto che abbiamo da questo lato e li uniamo con un punto bassissimo, quindi prendiamo il punto così, solo un'asola, così, e anche da questo lato qui, e facciamo il punto bassissimo. Poi andiamo nel prossimo punto e nel prossimo punto peschiamo e usciamo il punto basso, così. Nel prossimo e anche da questo lato. Tagliamo il filo, usciamo l'uncinetto, ago e andiamo a nascondere l'eccesso nel lavoro. Adesso andiamo a fare l'altro lato. Qui abbiamo lasciato l'eccesso all'inizio lavoro, quindi entriamo nel primo punto, che è questo, e nel primo punto nell'altro lato,
agganciamo il filo e facciamo una catenella. Faremo così prendendo i due punti per tutta la riga. Lo dobbiamo fare qui. Dobbiamo chiudere il laterale con punti bassissimi. Facciamolo fino a qui. Adesso che abbiamo unito i laterali tutte e due, giriamo il lavoro al contrario. Così schiacciamo, filo e uncinetto su ogni punto di ogni riga. Vedete, qui, su ogni punto andiamo a fare un punto basso. Iniziate da dove volete voi, agganciamo e facciamo il primo punto, poi ci spostiamo, vedete, nella seconda riga e facciamo il punto basso qui, facciamo tutto il giro. Ho fatto tutto il giro, sono arrivata a fine giro, vedete, qua c'è il primo e qua c'è l'ultimo. Adesso andiamo sul primo punto che abbiamo fatto e facciamo un punto bassissimo in questo modo e una catenella. Adesso su ogni punto che abbiamo, cominciando da questo, dal primo, andiamo a lavorare i punti bassi in costa per tutto il giro e per un totale di 2 giri. Ho fatto i 2 giri di punti bassi in costa, ho chiuso con un punto bassissimo nel primo punto che avevo fatto e una catenella. Adesso dobbiamo andare a stabilire dove fare i manici. Come vedete, ho messo dei marcapunti nella metà della borsa. Ho schiacciato le due parti della borsa e ho messo un segnapunti proprio sul centro della metà. Vedete? Poi cosa ho fatto? Ho contato i punti da questo lato e sono 28 punti, tranne questi con i segnapunti non li ho contati, ho contato solo i punti liberi e anche da questo lato e sono anche questi 28 punti, quindi la borsa è divisa a metà. Da questa metà di 28 punti devo stabilire la metà, quindi la metà di 28 è 14 e conto, tranne quello segnato, quindi conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 e metto un marcapunti sulla metà. Adesso dobbiamo andare a contare 6 punti da questo lato e 6 punti da questo lato, quindi questo non lo conto e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nel settimo metto il marcapunti anche da questo lato, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e nel settimo metto il marcapunti.
ecco stabilito dove verranno le catenelle per formare il manico. Iniziano da qua le catenelle e finiscono qui, si agganciano qui. Per il resto continueremo con i punti bassi. La stessa cosa che abbiamo fatto da questo lato la dobbiamo andare a fare da quest'altro lato, cioè dobbiamo contare i 14 punti per arrivare alla metà e poi contare 6 da questo lato e 6 da questo lato e mettere il marcapunti. Come vedete ho messo il marcapunti anche dall'altro lato della borsa, sia da questo lato che da questo lato. Questi li possiamo togliere perché non ci servono più, quindi li togliamo perché ormai abbiamo stabilito dove verrà il manico. E iniziamo con i punti bassi. Quindi iniziamo il primo punto sempre in costa, qui, vedete, e facciamo i punti bassi finché non arriviamo al marcapunti. Arrivato a questo punto facciamo l'ultimo punto, togliamo il marcapunti e facciamo l'ultimo punto basso e da qui si alzano le catenelle, quindi facciamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 e proviamo se arriva. Ancora no. 15 16 17. Vediamo se arriva. Sì, bene o male sì, perché non deve essere troppo morbido. Quindi togliamo il marcapunti e facciamo il punto basso in costa. Ok, in questo modo. E iniziamo sempre a fare, cioè continuiamo a fare il giro di punti bassi in costa finché non arriviamo al prossimo marcapunti dove verrà il secondo manico. Quindi facciamo tutto il giro. Qui togliamo il marcapunto e facciamo l'ultimo punto e da qui alziamo la seconda parte delle catenelle, il secondo manico, e facciamo 17 catenelle come le abbiamo fatte da questo lato, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 e 17 e ci andiamo ad agganciare togliendo il marcapunti dall'altro lato sempre in costa. Ok, e continueremo con i punti bassi fino all'inizio del giro. Siamo a fine giro, ci agganciamo nel primo punto con un punto bassissimo, così facciamo una catenella e lavoriamo su ogni punto un punto basso in costa finché non arriviamo alle catenelle, vedete? E siamo arrivate alle catenelle. Adesso da questo punto in poi lavoreremo prendendo anche le catenelle con il punto basso in questo modo. Andiamo a riempire il manico. Cerchiamo di prendere
il filo più piatto possibile, così i punti verranno più belli con questo tipo di filato. Se utilizzate un altro tipo di filato, ad esempio il cordino normale rotondo, a questa cosa non ci dovete stare attenti. Abbiamo riempito tutto il manico e adesso lavoriamo i punti bassi in costa. E facciamo tutto il giro. Lavoreremo allo stesso modo come abbiamo fatto su questo anche le altre per riempire l'altro manico con i punti bassi e arriveremo qui nel primo punto che abbiamo fatto. Sono a fine giro, adesso vado nel primo punto e chiudo con un punto bassissimo e una catenella e faccio un altro giro di punti bassi in costa. Per tutto il giro abbiamo finito tutti e due i giri di punti bassi in costa. Adesso sono nell'ultimo punto, andiamo a tagliare e sigilliamo. Usciamo l'uncinetto, ago, andiamo a chiudere in maniera invisibile. Entriamo nel primo punto che abbiamo fatto, così, e usciamo dall'altro punto, che è questo. Vedete? Si è chiuso senza che si vede nulla, nessuna chiusura. Andiamo a nascondere. L'eccesso nella trama del lavoro. Ecco fatto. Adesso andiamo a fare un giro di punti bassissimi sul bordo, sui punti bassi che abbiamo fatto nell'ultimo giro, di punti bassissimi. Adesso andiamo a fare un giro di punti bassissimi sul bordo. Ho messo 2 fili per essere più spesso di raffia metallizzata, quindi andiamo su un punto lateralmente, se che è meglio, e prendo tutti e 2 i punti che ci sono nell'ultimo giro, aggancio e porto fuori così. Metto così la raffia e faccio i punti bassissimi, non tirate troppo, e su ogni punto facciamo un punto bassissimo, ad ogni punto allento, perché questo tipo di raffia appiccica sull'uncinetto,
quindi allentiamo un po', portiamo su e facciamo il punto, vedete, in questo modo allentiamo e prendiamo tutte e due i fili della raffia così e andiamo aggiustando con le mani in questo modo. Facciamo tutto il giro. Sono alla fine del giro, vedete, tagliamo, usciamo la raffia dall'uncinetto e andiamo a nascondere gli eccessi di filo. Chiudiamo prima in maniera invisibile, così. Ok, tiriamo un po' e poi chiudiamo così. Perfetto, e andiamo qui. E andiamo a nascondere tutti questi eccessi nella trama del lavoro. Finito il bordo con la raffia metallizzata, andiamo a mettere la chiusura con calamita. Prendiamo la misura al centro e andiamo a cucire la chiusura. Abbiamo messo la chiusura, adesso mettiamo i moschettoni.
Ecco la borsa finita, vi do le misure: 18 di altezza e 27 di larghezza. La borsa è ultimata, è molto leggera perché il filato è veramente leggero, quello che abbiamo utilizzato per questa borsa. Potete farla anche più grande aumentando le catenelle, non ci sono multipli, quindi potete allungarla quanto volete e aumentare i giri che abbiamo fatto. Anziché 25 ne fate molto di più e verrà più grande. Ho messo la catenella, potete portarla a busta, questo è il colore che vi ho fatto vedere all'inizio del video, in questi due colori, anch'esso molto bello, i colori sono molto belli, potete farla in qualsiasi colore. Spero che il video sia stato facile, perché in effetti è stato facile, veloce e niente, aspetto un vostro commento, un vostro like, fatemi sapere cosa ne pensate del video tutorial, se è stato semplice e ci vediamo al prossimo video. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale. Ciao ciao!